Ciao amici, ben ritrovati ai video di Stylographic Art. Oggi vi presento una Parure Pelican, un kit che ho acquistato un po' di anni fa, spinto più dalla bellezza del kit, della parure, dell'insieme, piuttosto che da un reale invito alla scrittura, perché una M400 Pelican l'avevo già, e allora ve lo faccio vedere subito. Questo è il suo cofanetto. E all'interno troviamo proprio questo, un set Pelican con calamaio d'inchiostro originale, e il kit è composto, come potete vedere, da una M400, una biro, sempre verde e nera, striata, come è tutto il kit, e il roller della M400, cioè della M400, nello stesso stile Pelican. Oggi vorrei provarli un pochettino con voi per così mettere alla prova quello che è un po' la mia sensazione dopo averlo visto e maneggiato un po' di volte. Il kit è assolutamente nuovo, quindi non caricherò la penna, ma la proverò ad intinzione. Andiamoli a vedere un po' nel dettaglio. Cominciamo ovviamente dalla stilografica, una M400. Questa è una M400 un po' particolare perché è stata prodotta negli anni 80, 82, 85. Lo capiamo da questo logo verde Pelican. Infatti è una serie un po' particolare di quegli anni là. Come vedete è assolutamente nuova perché non l'ho mai inchiostrata, e vi faccio vedere anche la qualità della trasparenza, guardate, delle finestrelle. È veramente una penna molto bella. Del resto è una M400, la conosciamo tutti. La clip è in oro e il pennino è la parte un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo oggi. West Germany sulla veretta che accompagna il fondo del cappuccio. È veramente una bella penna. Andiamo a vedere per l'appunto il pennino. Il pennino ha un logo, quello vecchio della Pelican, il tratto è fine ed è veramente una bella penna. Andiamo a provarla. Cancella, andiamo a provarla. Questo è il calamaio che accompagna il kit, ovviamente è nuovo perché insomma gli inchiostri non mancano qui a casa di Marco Chiari. Andiamo a provarla. La proverò con, manco a dirlo, con un 4001 Pelican, il blu Royal, che è un blu di quelli vecchi, è un calamaio così vecchio che ogni tanto devo ravvivare un po' l'inchiostro perché tende ad addensarsi e quasi a scomparire, quindi abbiate pazienza. Oggi la penna la provo ad intinzione perché non intendo caricarla visto che è nuova. Così, allora, è veramente molto piacevole, è una penna, già le Pelican sono delle ottime penne. È proprio, ma di questa si sente che è di qualche generazione fa, perché c'è una propensione alla calligrafia, alla scrittura ponderata che in quelle più recenti viene un pochettino a mancare, nel senso che sono diventate molto veloci, molto rapide nell'appuntare. Non che questa non lo sia, faccio una prova, però ecco, mi rendo conto subito di come il pennino sia un pochettino più morbido rispetto alle serie moderne, come potete vedere, e questo quando andiamo veloci ci taglia un pochettino la velocità, perché ha quel minimo di elasticità, di rimbalzo che la rende più armonica, più armoniosa. PQ la rende più armoniosa, e quindi perdiamo un pochettino di velocità, però ci concediamo questa
bellezza nella scrittura, nella piacevolezza proprio della calligrafia, che le penne più moderne non hanno, ma tutte le penne, non solo Pelikan. Sappiamo che la storia è andata in questo senso. Allora, sono curioso di provare come scrivono le due consorelle di questo kit, perché è facile dire per me che la stilografica è la più bella, ma voglio provare la qualità degli altri strumenti. Non mi dilungo troppo sulla presentazione della stilografica, perché c'è un video dedicato che trovate nel canale YouTube. Proviamo la penna. Allora, la penna Biro, intanto in cosa si differenzia? Il fusto è più sottile, anche se la livrea e il disegno è identico, è lo stesso, è un po' proprio la bellezza di tutto questo, del kit, della parure, chiamiamola così. Abbiamo una bella clip in oro anche qui, le finiture anche in oro, sulla veretta che segmenta il fusto troviamo la stessa scritta West Germany, il logo Pelikan ovviamente sulla parte superiore della clip è una bella clip a forma di becco di pellicano, come è giusto che sia. Sul fondo del pulsante c'è lo stesso logo che accompagna, ovviamente più in piccolo, quello della stilografica, e poi ancora una doratura sulla parte terminale del fusto. Vi dicevo, è un po' più sottile, quindi l'impugnatura per qualcuno potrebbe, soprattutto poi per gli amanti delle penne Biro, potrebbe essere addirittura più agevole. È molto ben fatta, avviene in maniera molto continua e delicata, cioè dolce, la rastrematura che porta fino al puntale. Un click antico, come si sentiva sulle penne, per chi come me ne ha premute tante, un click meccanico, non plasticoso, un click meccanico che comunque fa molto piacere riascoltare. Ecco, come vedete la qualità è questa, non l'ho ammaestrata, primo colpo e parte, non tocca scaldarla, fregarla eccetera, è un inchiostro senza dubbio di qualità. Allora, prova con Pelikan Biro, l'inchiostro è un inchiostro blu, è molto piacevole, molto scorrevole senza dubbio, il tratto è un tratto medio, quindi aiuta senza dubbio la scorrevolezza, avviene tutto in maniera molto continua, non ci sono impuntamenti nell'inchiostro, la sfera gira molto bene, è una bella penna. La qualità che possiamo avere nella stilografica credo che la ritroviamo pari pari anche in una penna come questa. Ovviamente il piacere di scrittura per chi come me è un appassionato di stilografiche è diverso, cioè insomma lo sapete, una Biro, per quanto buona e bella possa essere, dà delle sensazioni diverse, quindi evviva le Biro, per fortuna che ci sono, perché chi le usa, e soprattutto su certe carte, su certi documenti non possiamo farne a meno, però il piacere anche così, il fatto di maneggiare una penna che pesa molto meno, perché comunque la stilografica è più leggera, è ben diverso. E adesso andiamo a vedere l'ultimo dei tre, che è sapevate che si chiama R400 perché è un roller? Allora, questo roller, se lo tenessi chiuso, potrebbe ingannare un po' tutti quanti, perché guardate, è molto simile se non identico alla stilografica. Che cosa cambia? Cambia innanzitutto il peso, pesa molto di più, si sente senza ombra di dubbio che pesa di più. E poi il fatto che è un pochettino più largo, la sezione del fusto è appena più larga, la si percepisce più al tatto che alla vista, è appena più larga, pesa di più, ma fondamentalmente stiamo parlando di un oggetto identico, quindi anche le rifiniture e i dettagli sono quelli che abbiamo visto sulla M400, vale per tutti i componenti, salvo il fatto che questo non è il comando dello stantuffo, del pistone, ma è soltanto fermo lì. Andiamo a vedere com'è. Fa molto effetto quando si sfila via,
perché eccola qua, arriva una punta invece che un bel pennino. È un roller, quindi è giusto che sia così. Anche qui abbiamo la finitura del puntale dorata. Andiamo a vedere come se la cava un roller Pelican. Non l'ho mai... Allora, prova. Beh, Pelican, a parte una scorrevolezza eccessiva per chi è abituato ad utilizzare una penna stilografica, questo roller va via come il vento. Il tratto è un tratto fine, l'inchiostro è un inchiostro blu, molto bello tra l'altro, veramente molto bello. Non so se riuscite a vedere come l'inchiostro della Biro e quella del roller siano praticamente identici, è una formulazione quasi identica. Dico quasi perché appena messo giù quello del roller è un pochettino più scuro, perché la parte liquida conferisce insomma questa caratteristica che non appena si asciuga, bastano pochi secondi, diventa simile a quell'altro. Sì, bello, non è il mio genere di scrittura, no, invece si trova proprio a suo agio quando dobbiamo essere veloci, anche in stampatello minuscolo credo che sia veramente un fulmine, infatti. È molto bella questo tris di penne, vedete questa svasatura che c'è prima del termine della penna. Fa un po' strano perché noi siamo abituati che appena sotto quel collare c'è l'attacco del pennino, qui invece continua il fusto della penna assottigliandosi e verrebbe da pensare quasi quasi che potremmo usufruire anche di questo spazio in più che c'è, invece ci si ferma qua. È molto bello anche questo e ecco, purtroppo dico, questo finirà in vendita perché devo finanziare nuovi progetti e nuove stilografiche. Vi ringrazio amici per aver visto anche questo video, che tutto sommato non ha fatto altro che evidenziare come la qualità complessiva che un produttore come Pelican spalma sui prodotti, soprattutto se allineati diciamo come prodotto, perché qui stiamo parlando della 400, veramente non ha differenze, che si tratti di una stilografica, di un roller o di una penna Biro. Ovviamente per i miei gusti, se dovessi stilare una classifica, metto come terzo il roller, che scrive benissimo ma non è il mio mondo. La penna Biro mi ha colpito molto, e ovviamente la stilografica, una M400 vintage con un pennino che non è quello dei giorni attuali, è molto più morbido, molto più elastico e bello soprattutto da utilizzare. Grazie amici, alla prossima, ciao!